Allora, caro Alessandro, sono di nuovo uscito in barca con te oggi e ti spiego subito perché. Ho un pallino in testa e ce l'ho da quando sono piccolo. Pesce. Hai visto? Stavamo parlando, volevo iniziare un video e subito è partito il pesce. Che bravi che siamo! Allora. Ma voi credete che sia sempre così facile fare un video di pesca? Accendi la telecamera, cali una canna e tutto va come previsto? Beh, ho deciso che nel bellissimo video che stai per vedere ti racconterò la mia maledizione della cernia bianca e tutte le peripezie che abbiamo vissuto per registrare questo video. Bellissimo amico, ti avviso che quello che stai per vedere non è un video di pesca normale. Ma se avrai la pazienza di seguirlo fino alla fine, sono sicuro che ti divertirai moltissimo e scoprirai tantissime cose che nessuno ti ha mai raccontato. Finalmente dopo tantissime peripezie siamo arrivati a Catania, c'è il sole in questo momento, purtroppo non ci sarà e non ci accompagnerà per tanto tempo. Abbiamo le giornate contate per riuscire a realizzare un bellissimo video sulla cernia bianca. Questo animale che mi affascina da un sacco di tempo, non ne ho prese mai tante perché nei posti dove pesco solitamente non ce ne sono tantissime, però ho deciso di trasferirmi per una settimana a Catania per provare a pescare la cernia bianca. Il problema qual è? Che purtroppo il meteo non è molto favorevole. Ora in questo momento c'è sole ma c'è un mare fuori che salta la diga, quindi oggi la giornata è andata. Speriamo in questi giorni di riuscire a prendere questa cernia. È un chiodo fisso che ho in testa e devo assolutamente prendere una cernia bianca. Chissà se riusciranno i nostri eroi a prenderla. Lo scopriremo solo vivendo. Niente, anche per oggi c'è vento. Siamo scesi a Catania per nulla. Vabbè, andrà meglio speriamo. In realtà il meteo del giorno successivo è stato perfetto. Assenza di vento, solo qualche nuvolone di passaggio. Ma sapete quei giorni di zero attività? Quelli per intenderci che quando stai registrando un video ti fanno pensare ma qualcuno ce l'ha con me? Beh, per farla breve è andata più o meno così. Te lo faccio vedere. E siamo veramente in un posto meraviglioso. 20 centimetri da casa e ringraziamo Federico che ci ha ospitato in un posto meraviglioso, c'è un mare veramente meraviglioso. E poi c'è l'Etna che è bellissimo, bello bello. Chissà che non riusciamo a prendere anche qualche pesce oggi, va? Pensiero fisso che ho in testa io adesso è quello del cannolo siciliano. Quindi secondo me la colazione dei campioni bisogna rispettarla. Però non è che si può parlare sempre di mangiare, se no poi dicono che mangiamo sempre soltanto. Ci mettiamo un attimo qua, non diamo fastidio a nessuno, chiamiamo Massimo. Bene, quindi organizziamoci un po', abbiamo delle giornate complicate col meteo, oggi ci aiuta abbastanza, non c'è il vento che doveva esserci, perché mi sembra che ce ne sia meno, quindi riusciamo a fare quello che ci eravamo prefissati. Andiamo a provare a fare le cernie, là, ma ti dici che riusciamo ad arrivare a Brucoli? Che il tempo ci tiene? Perfetto, meraviglioso. Il nostro amico grande Federico ci accompagnerà. Eccolo Fede. Sono attrezzato per il freddo. Ti sei attrezzato per il freddo? Sì, bene. Quindi siamo pronti a fare qualcosa di interessante quest'oggi. Dai, che... Speriamo che quest'oggi... Io per sicurezza mi sono già mangiato un iris. Andiamo a pescare direi. Adesso noi siamo veramente pronti, quindi non c'è più scuse. Il tempo ci dà questa micro finestra di tregua e dobbiamo assolutamente approfittarne per prendere dei pesci. 2 o 3 tentativi, da fermi, a scarroccio, ancorati, insomma cerchiamo di tirar fuori il più possibile da questa bellissima giornata. Noi saliamo, possiamo comandanto? Comandanto, possiamo? Eccoci! Concentrazione, dobbiamo essere concentrati, è una lotta contro il tempo e dobbiamo concentrarci. Giornata a Bollentina a Scarroccio con la seppia viva. Sarà forse oggi il giorno in cui incontreremo Bianchina? Abbiamo fatto questa prova su sta marcatura, non ci ha calcolato, anche se la seppia è molto bella e voluminosa. Poi indenne abbiamo passato anche questa marcatura. Passando nei pesci, ma in maniera serenissima, non ho voglia di mangiare. Quando il pesce è un po' svogliato, è buona norma muovere un po' l'esca, fagliela scappare. Pesce che non arriverà ai 3 etti, che può essere una tanuta, un pagello, ma rimani sempre un pesciolino, non quello che stavamo cercando, però ci togli il cappotto, che il cappotto, quando ci tolgono il cappotto
A noi fa piacere. Siamo quasi al pesce. Sì. Eccolo lì. Tenuta che abbiamo fregato, vedi? Con gli ametti. Guarda quanto pesce che c'è qua sotto. Che quest'oggi abbiamo fatto una cosa, passati con delle seppie vive così. Qualche signora saremmo riusciti a prenderla. Invece i pesci oggi, anche con una bella seppia viva, non hanno voluto collaborare. Vabbè, questo me lo segno. Ti assicuro, bellissimo amico, che per approfittare dell'unica giornata buona ci abbiamo provato fino oltre il tramonto. Giorno 3, continua l'epopea, cielo bello, mare impraticabile. Speriamo di non stare una settimana qua a girare a Cipollici, perché sennò è un problema. A parte che Catania è molto bella, quindi si può anche pensare di rimanere qua. Nettuno, 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 ti prego Nettuno, fai smettere il mare. Mercato centrale di Catania, andiamo a fare 2 chiacchiere con le varie pescherie, i vari professionisti che ci sono in zona per capire come potremmo fare a recuperare una cernia bianca da mostrarvi in video. Porca miseria, ve l'ho raccontata, ve l'ho promessa anche nel titolo del video, bisognerà assolutamente che lo facciamo. C'è tanto ben di Dio qua, ma veramente tanto. Sta venendo l'acquolina, scusi, quasi. Siamo riusciti a incontrare Orazio, fortunatamente. Qualcuno che ci dà una mano l'abbiamo trovato. Pesce incredibile su sto mercato, il tuo banco è meraviglioso e ti volevo chiedere una cosa. Allora, dimmi. Noi stiamo cercando disperatamente la cernia bianca. È capitato un brutto periodo perché in questo periodo non se ne pesca, perché veramente c'è stato anche un po' di brutto tempo e poi in questo periodo la pesca è molto poca. Pesce di fondo ce n'è, movimento ce n'è, però purtroppo il pesce che stiamo cercando è un po' complicato. Però tu mi assicuri che se insisto, prima o poi almeno un pesce lo dovremo prendere. Speriamo. Ok, importante. Perché il periodo migliore per la cernia bianca qual è? Il periodo estivo. Estivo? Sì. Tutto okay. Il pesce nel periodo estivo si trova in varie quantità. E ora, ovviamente, come hai detto tu poco fa, il periodo, anche il medio, altro, non si riesce a trovare delle specie specifiche come la cernia bianca in questo periodo. È molto un po' difficile, vabbè, però noi ci proveremo. Orazio, sei stato gentilissimo. Evviva la Sicilia! Grazie mille. Continuiamo la nostra ispezione del mercato centrale di Catania. Io tutto sto pesce, tutta questo folklore, questo profumo, grill, non grill, devo dire la verità, non l'avevo mai visto. Guarda i carciofi. C'è anche da dire una cosa, dovesse per caso andare male la pesca alla cernia bianca, senza mangiare non rimaniamo, Basta non fare la fine del castrato, basterebbe non fare la fine dell'omonimo cartello. Il corpo non deve mai patire. Che cosa? Bisogna mangiare qualcosa ogni tanto. Se non mangiano i pesci qualcosa dovremmo fare noi. Discorso. Prego. C'è fritto. Allora, insegnami bene. Sì. Allora, si chiama liotru. Liotru. Lo dico bene? Sì, è liotru. L'elefante. L'elefante. Sei marca? Liotru. Marca Liotru. Significa che sono di Catania? Esatto. Giusto? Tu lo sai com'è stata quando è stata la prima volta che l'elefante ha pronunciato il suo nome? No. Nella savana c'era un caldo incredibile. L'elefante entra in casa, apre il frigo, vede Coca-Cola, Sprite e dice: elefante? Quarto giorno. Suona la sveglia. Ma come sarà il meteo? Ancora brutto. Andre! È ancora brutto! Questa cernia quando la prendiamo? Ero anche andato a dormire vestito per essere più pronto. Non ci vuole far andare a pescare. Andiamo a vedere col drone com'è il meteo. Pronto!
Domani ultimo giorno a Catania, o la va o la spacca. Allora, caro Alessandro, sono di nuovo uscito in barca con te oggi e ti spiego subito perché. Ho un pallino in testa e ce l'ho da quando sono pesce. Un pescetto questo, no? E l'orario in cui mangiano, dici? Speriamo di riuscire a prendere una cernia allora. E speriamo, l'orario è quello giusto. Sì, ma sono giorni che ci stiamo provando, Lo so, Stefano. E però- ho un po' il meteo, è un po' che non mangiano. Dai, che oggi è il giorno giusto. Dici che è il giorno buono? Sì, assolutamente sì. Ecco il pesce, pesciotto. Dentici corazziere piccolo, eccolo qua. Tu ti rendi conto che adesso abbiamo soltanto più una cartuccia perché il corazzierino ci ha mangiato la seppia? Abbiamo più solo una seppia? Cioè non solo adesso stanno mangiando, non abbiamo neanche esca, abbiamo una caramella sola. Abbiamo una bella caramellona grossa, che non vedo l'ora di innescarla. Però il pinnuto è sempre il pinnuto. Ora, ovviamente questo l'abbiamo recuperato molto lentamente e riusciremo a rilasciarlo. Corazzieri di queste dimensioni vanno assolutamente rilasciati. Ferrato bene, hai visto che bravo? Potrei farlo di lavoro, che dici? Ma quasi quasi. Siamo? Vai Chicco! Andato! Questo famoso video che volevo intitolare Le cernie all'ombra dell'Etna. Bello. Lo so che è poetico, però bisogna che la prendiamo, ragazzo, bisogna prendere questa cernia. Secondo me è il momento giusto. Secondo me è il momento giusto, sta andando un po' giù la situazione sole. Che dobbiamo fare? Due seppe ce le avevamo, perché non so se avete visto, un attimo fa c'è partito un pesce e l'abbiamo portato. Quindi avevamo due cartucce, ora ne abbiamo una sola e veramente abbiamo un gran cartuccione. Sì. Guardala, guarda quando parte, guarda. Fish. Infatti. Bel pesciotto, non testa tanto, Ora se n'è accorta, abbiamo un bel pesce, anche perché abbiamo innescato una seppia enorme, quindi non poteva che essere un gran bel pesce. Siamo in presenza di un pesce particolarissimo, non deve essere un dentice, deve essere una cernia, non di enormi dimensioni, sta venendo su serena, siamo quasi signori, perché siamo al nylon, te ne regalo una io di canna. Cernia bianca, quella che stavamo cercando, eccola quella che stavamo cercando, eccola qui quella che stavamo cercando. Ora sì che ci siamo, bellissimi amici. Questa è la cernia bianca di Brucoli, l'abbiamo inseguita, l'abbiamo cercata, ci ha fatto impazzire, ma ecco la cernia bianca di Brucoli. È proprio una bella signorina questa. C'è chi piacciono le brune, a me piacciono anche le bionde.
Finalmente, dopo una settimana di prove continue, siamo riusciti a catturare la nostra bellissima cernia mannara, quindi la nostra cernia bianca. Ce l'abbiamo fatta, siamo molto felici e purtroppo è arrivato il momento di salutare la nostra bellissima Catania, la nostra splendida Brucoli. Ci vedremo presto, questo ne sono sicuro. È importantissima una cosa adesso, perché il video, bellissimo amico, l'hai visto e spero che ti sia piaciuto. E quindi adesso ho bisogno di te. Se questo video ti è piaciuto, un like qua sotto è importantissimo, una condivisione ancora di più. Mi raccomando, non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanella con tutte le notifiche, perché non vorrei mica perderti un video dello zio. Caspita. Bene, quindi io direi che da Catania è tutto, possiamo tornare magicamente nella nostra splendida Sardegna. Da un'isola all'altra io vi saluto dicendovi: andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima, ciao! La nostra sigla della puntata di oggi è schiacciamo i brucoli.